Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che tratta di tutto ciò che rende l'Italia lo straordinario paese che tutti noi conosciamo e amiamo. Se siete nuovi su questo canale, io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Esistono nel lessico inglese delle parole che potrebbero essere trasferite e usate esattamente come sono nell'italiano parlato quotidianamente. Spesso però la pronuncia italiana di queste parole inglesi ha bisogno di qualche ritocco cosmetico per renderle più Italian sounding. In questo video mi occuperò interamente di come pronunciarle correttamente in italiano. Vi darò qualche utile consiglio in modo che tutti voi possiate aumentare la fiducia in voi stessi quando proverete a parlare italiano. Le parole che vedete sullo schermo sono le parole inglesi di cui impareremo la corretta pronuncia italiana. A fianco avete anche le corrispondenti parole italiane. Avete notato che l'elenco di parole italiane è più popolato di quello delle sorelle inglesi? Sapreste trovarne una giustificazione? Restate fino alla fine, mi raccomando, perché insieme capiremo il motivo per questa differenza in favore della lingua italiana. Vediamo le parole. Impulsive, impulsive. La seconda vocale deve essere pronunciata U. La vocale finale deve essere una sonora e bella E. Impulsive è un aggettivo di genere femminile e plurale. Intense, intense, dance, dense. Nessun particolare problema di pronuncia per queste due parole. Ricordatevi, pronunciate bene le E finali. Intense e dense sono aggettivi di genere femminile e plurali. Cause, cause. Per pronunciare correttamente cause, lavorare bene sulla pronuncia del dittongo AU è fondamentale. Nella parola cause ogni vocale ha un suono ben distinto che deve essere sentito chiaramente e distintamente. Cause è sostantivo di genere femminile e plurale. False, false. Pronunciate il gruppo AL come se le due lettere fossero isolate, ognuna per conto proprio. Al, false. False è aggettivo di genere femminile e plurale. Obese, obese. Ricordatevi, la E italiana deve essere pronunciata E, non ci sono eccezioni. Il suono potrà essere più o meno aperto a seconda della natura dell'accento tonico grave oppure acuto, ma l'apertura della bocca deve essere quella della E, non della I. Obese è aggettivo di genere femminile e plurale. Base, base. Anche in questo caso la A italiana va pronunciata sempre e comunque con la massima apertura della bocca. Base è sostantivo di genere femminile e singolare. Dose, dose. Nessun particolare problema per la pronuncia italiana. Mi raccomando, pronunciate bene e chiaramente la E a fine parola. Dose è sostantivo di genere femminile e singolare. Diverse, diverse. Ricordatevi che in italiano la vocale I deve essere pronunciata sempre e comunque I, non ci sono eccezioni. Diverse è aggettivo di genere femminile e plurale.
Torniamo per un momento alla prima parola italiana che vi ho mostrato, impulsive, femminile, plurale. Cosa succede se scambio la vocale finale E con una delle altre 3 vocali canoniche? In altre parole, eliminiamo la E e aggiungiamo una dopo l'altra le vocali rimaste. Vocale A, impulsiva, aggettivo femminile singolare. Vocale O, impulsivo, aggettivo maschile e singolare. Vocale I, impulsivi, aggettivo maschile e plurale. Facciamo lo stesso lavoro su un'altra parola che abbiamo già visto, cause, sostantivo femminile plurale. Eliminiamo la E finale e aggiungiamo una per una tutte e 3 le rimanenti vocali canoniche. Vocale A, causa, sostantivo femminile singolare. Attenzione però, causa potrebbe benissimo essere anche forma verbale. Chiaramente il verbo italiano corrispondente sarà causare e quello inglese sarà to cause. Continuiamo con l'aggiunta delle 2 vocali canoniche rimaste. Vocale O, causo, forma verbale I cause. Vocale I, causi, forma verbale you cause. Se non l'avete già fatto, vi consiglio di guardare il video Scambia e aggiungi, parte seconda, dove spiego in dettaglio come creare verbi italiani della prima coniugazione partendo da verbi inglesi. Non perdetelo, mi raccomando. A questo punto voi stessi potete trovare la ragione per la quale le parole italiane che derivano da parole inglesi hanno un rapporto, in quasi tutti i casi, di 4:1, cioè per ogni opportuna parola inglese posso costruire fino a 4 parole italiane di senso compiuto e qualche volta la parola italiana costruita può avere un doppio significato e quindi uso grammaticale, come nell'esempio della trasformazione della parola inglese cause in italiano. Voglio qui mettere in evidenza e farvi capire 3 concetti fondamentali che vi aiuteranno nello studio della lingua italiana. Primo, le vocali finali sono fondamentali perché ci danno un valido aiuto nell'individuare genere e numero di sostantivi e aggettivi e ci permettono di capire il soggetto dell'azione che un dato verbo descrive. Secondo, ogni parola italiana deve finire con una vocale. La presenza delle vocali alla fine di ogni parola è una costante della lingua italiana. La loro funzione è fondamentale perché tutta la struttura lessico-grammaticale dell'italiano si fonda interamente su queste vocali finali. Chiaramente esistono delle eccezioni. Se volete saperle, guardatevi la prima parte della serie Scambia e aggiungi. Terzo punto, le vocali finali devono essere pronunciate bene, secondo le regole di pronuncia che ho già illustrato nei miei video precedenti e che abbiamo rivisto ampiamente in questo video di oggi. Un buon esercizio per voi potrebbe essere quello di trasformare in parole italiane le parole inglesi che vedete sullo schermo, applicando le trasformazioni che abbiamo visto insieme. Ricordatevi di controllare le parole che avete creato sul dizionario per essere sicuri che la parola esiste veramente. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto.